Buonasera amici, buonasera, benvenuti per la terza lezione sul fascismo. Parliamo quest'oggi della presa di potere del fascismo. Con la mia gattona Sofì, che però chiaramente non vuole stare con me, ti lascio andare, non ti preoccupare. Abbiamo parlato nella scorsa lezione dello squadrismo, delle violenze inaudite, delle occupazioni militari vere e proprie da parte delle squadre fasciste, sorta di organizzazione paramilitari illegali in tutta Italia che non trovarono incredibilmente nessuna opposizione da parte del sistema liberale che si squagliò come neve al sole. Giolitti, il presidente del Consiglio, ricordate, Giovanni Giolitti fece una scommessa, la peggiore della sua vita, che perderà clamorosamente. Lui diceva: sopportiamo le violenze dei fascisti, che comunque sono dirette nei confronti dei rossi, dei socialisti, per poter prendere poi i voti dei ceti conservatori che iniziavano ad avere paura dei socialisti. Abbiamo visto come nel 1921 il Partito Nazionale Fascista, che era diventato ormai conservatore, di destra, allineato con gli interessi dei padroni, con gli interessi della monarchia, della borghesia, entra in Parlamento con il blocco nazionale, non presentando un proprio partito autonomo, cioè i fascisti, eh, entra in Parlamento all'interno dei liberali giolittiani nel blocco nazionale. 25 fascisti, che poi diventarono 32 in Parlamento, che si presentarono insieme ai liberali. Giolitti voleva, come diceva, costituzionalizzare, nazionalizzare il fascismo, pensava che Mussolini fosse un avventuriero che voleva soltanto il potere, un po' di visibilità, e quindi fece questa scommessa azzardata Giolitti insieme a tanti altri liberali che non capirono assolutamente le intenzioni di Mussolini, la natura profonda del fascismo. Disse Giolitti qualcosa del genere: Mussolini, ti faccio eleggere in Parlamento, così ottengo più facilmente una maggioranza, ci metto dentro anche cattolici e altre forze, ottengo la maggioranza, poi ti do, Mussolini, un ministero, dei soldi, ti do soldi al partito, e così, diceva Giolitti, Mussolini, diventerai come noi, diventerai costituzionalizzato, finirai le violenze, ti troverai dentro un ministero, diventerai un pezzo del Partito Liberale, aiuterai il Partito Liberale a sopravvivere. La cosa non va in porto, Giolitti non ottiene la maggioranza, gli eletti fascisti con il blocco nazionale si rifiutano di appoggiare Giolitti. Mussolini si è fatto eleggere in Parlamento con Giolitti, ma non appoggia Giolitti, anzi continua e aumenta il raggio e la gravità delle violenze, delle squadracce in tutto il paese. Giolitti si dimette, l'abbiamo visto, gli ultimi due presidenti del Consiglio dopo di lui completamente inetti sono Bonomi e Facta, il quale Luigi Facta formerà ben due governi diversi, ma non faranno nulla per arginare le violenze fasciste. Ormai lo Stato liberale e i governi liberali erano diventati entità esistenti soltanto sulla carta, inconsistenti. In Italia c'era l'anarchia, un vuoto di potere, le leggi non venivano rispettate, poliziotti, esercito, magistrati erano tutti dalla parte di chi faceva le violenze, pensavano fosse la cosa giusta per farla pagare ai rivoluzionari socialisti, e quindi le violenze continuano e lo Stato le appoggia. Mussolini capisce che ormai è arrivato il momento di poter fare la sua rivoluzione, di instaurare la sua dittatura, il suo regime, eliminare la democrazia. Mussolini ha tutti i poteri forti dalla sua parte, anche molti giornali liberali. Lui ha dalla sua parte gli agrari del sud, i grandi proprietari terrieri, i latifondisti, gli industriali del nord che l'hanno finanziato sin dall'inizio, finanziando anche il suo giornale, Il Popolo d'Italia. Ha dalla sua parte l'esercito, ha dalla sua parte pezzi di magistratura, tutta l'impalcatura della burocrazia statale, che il fascismo si reggerà sempre sul consenso molto forte da parte dei burocrati, da parte dei funzionari di Stato con stipendio fisso. I funzionari di Stato, i burocrati saranno sempre
lo zoccolo duro del consenso di Mussolini. Essi si sentivano impoveriti nei loro salari che perdevano valore, si sentivano in pericolo per l'ascesa dei ceti operai, si sentivano in pericolo per le velleità rivoluzionarie di chi diceva facciamo come in Russia da parte di molti socialisti, ma c'è anche un'altra grave complicità oltre a tutte queste, cioè il fascismo si fa Stato, lo Stato favorisce il fascismo senza applicare leggi, senza difendere i cittadini, senza difendere la Costituzione che si chiamava Statuto. Il re Vittorio Emanuele III, già responsabile dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, appoggia a spada tratta Mussolini. La Chiesa Cattolica del nuovo Papa, purtroppo, c'è da dire, purtroppo il nuovo Papa Pio XI appoggia Mussolini. Prima Pio XI avrà una benevola neutralità nei confronti del fascismo, poi lo appoggerà in maniera diretta. Pio XI non era come il suo predecessore Benedetto XV. Pio XI rappresentava la parte più conservatrice, più retriva, più antiquata della Chiesa Cattolica, quella parte della Chiesa Cattolica che non aveva ancora accettato la democrazia, la libertà di opinione. Pio XI non vedeva bene la democrazia e il Parlamento, preferiva governi autoritari, era proprio nella sua dottrina. Allora Mussolini capisce che può puntare alla presa del potere. Che cosa succede? Si arriva al 27-28 ottobre del 1922, arriviamo alla famosa marcia su Roma, ne avete sentito parlare. Voi forse pensate che sia un colpo di Stato, ma non è proprio così. Mussolini, ripeto, e lo ripeterò sempre, va al potere perché lo Stato gli stende un tappeto rosso e dice vieni qua, occupa il potere. Mussolini va al potere come sarà nel caso di Hitler, perché Hitler imiterà il metodo di Mussolini. Mussolini va al potere in maniera legale, rispettando le leggi. Cosa succede? La marcia su Roma non è veramente un colpo di Stato, un insieme di criminali che occupano i palazzi del potere, arrestano tutti, come era successo in Russia con Lenin. Questa è un'altra cosa. A partire da Perugia e da varie parti d'Italia, il 27 ottobre iniziano ad affluire a Roma, ad invadere Roma, molti militanti fascisti vestiti in camicia nera. La camicia nera era uno dei simboli del fascismo insieme al fascio littorio dell'antica Roma, il simbolo grafico del fascio Littoria, o il saluto romano con la mano destra alzata. Quelli che vanno a Roma, i militanti fascisti, il 27 ottobre, non sono dei veri rivoluzionari, sono un esercito di sbandati che arrivano lì con i carri, sono male armati, non avrebbero mai potuto prendere il potere di fronte all'esercito italiano schierato ai comandi del re Vittorio Emanuele III. Erano poche migliaia di persone che erano andate a Roma a chiedere a Vittorio Emanuele III di nominare legalmente Mussolini primo ministro, presidente del Consiglio. Vittorio Emanuele III aveva quel potere, poteva dire a Facta vattene, dimettiti o io nomino il presidente del Consiglio Mussolini. È questo che Mussolini voleva, è questo che quelli che vanno a Roma volevano. Chiedono in maniera legale a Vittorio Emanuele III di nominare Mussolini presidente del Consiglio. Più che una marcia su Roma, di una gita su Roma si tratta. Non si tratta di fascisti fortemente organizzati, non hanno una potenza militare. Lo stesso Mussolini, a differenza di quello che molti pensano, non partecipò alla marcia su Roma. Mussolini se ne restò a Milano in prudente attesa, pronto a fuggire in Svizzera se le cose si fossero messe male. La questione è abbastanza complessa. Il fascismo era un movimento variegato. Qual era il ricatto che Mussolini aveva posto per mesi? Mussolini diceva, e non aveva torto, io non controllo totalmente il Partito Nazionale Fascista. In realtà era così, il Partito Nazionale Fascista si valeva di una violenza spontanea da parte soprattutto di ragazzi giovani. Mussolini non lo controllava. Noi purtroppo ragioniamo ex post, siccome poi Mussolini sarebbe diventato
il padrone assoluto, il dominatore dell'Italia, allora noi tendiamo a pensare antistoricamente che Mussolini sia stato anche il padrone assoluto, il controllore del suo partito sin dall'inizio. Non era così all'interno del fascismo all'inizio, vi erano anche altri esponenti molto popolari che avrebbero potuto anche prendere il posto di Mussolini, personaggi come Italo Balbo, oppure Dino Grandi, oppure Farinacci, oppure De Vecchi, oppure De Bono. Alcuni di questi partecipano alla marcia su Roma. Spesso erano organizzati questi fasci paramilitari, queste squadracce, in maniera locale. Ogni città, ogni regione o provincia aveva il suo RAS, il suo capopopolo fascista. Per esempio, il RAS di Ferrara era Italo Balbo, che occupò militarmente Ferrara e poi occupò militarmente anche Bologna, si impossessò del potere assoluto, occupando proprio militarmente pezzi dell'Italia. Italo Balbo non voleva sottomettersi a Mussolini, come il RAS di Cremona, che invece era Farinacci, e così via. C'erano tanti ducetti, tanti esponenti del partito fascista in Italia, ed è perfettamente vero che Mussolini non poteva mettere fine alle violenze in un attimo, farsi obbedire automaticamente da un momento all'altro. Qual era, dicevo, il ricatto di Mussolini nei confronti del re, nei confronti dell'Italia, del sistema liberale, dei governi liberali? Mussolini diceva: io non riesco a controllare questa violenza, questi giovani, però se mi date il potere vi garantisco che restaurerò la legge e l'ordine, le squadracce si fermeranno perché noi saremo andati al potere. La cosa è singolare: gli unici che mettevano in discussione la legge e l'ordine, che stavano distruggendo l'Italia, erano i fascisti stessi. Mussolini fece capire: dateci il potere, date al fascismo il potere, fatemi andare come presidente del Consiglio e io riuscirò a fermare queste squadracce e anche questi RAS piuttosto violenti, restaurerò l'ordine e la legalità. È piuttosto singolare: lui distruggeva il paese, però effettivamente non riusciva a controllare le forze del partito che operavano queste distruzioni, e il suo ricatto era questo: soltanto quando saremo al potere smetteremo di lottare in questo modo, avremo il potere in mano e quindi smetteranno i giovani fascisti delle squadre, smetteranno di compiere le loro violenze. Questo ricatto incredibilmente funzionò. La marcia su Roma non è un colpo di Stato, appunto, sono masse di fascisti male armati, male organizzati, che si recano al Quirinale, al palazzo del Quirinale, invocano con degli striscioni Vittorio Emanuele III perché dia l'incarico di primo ministro a Mussolini. Voi sapete che il primo ministro era Luigi Facta. Luigi Facta propose, attenzione, nella giornata del 27 ottobre a Vittorio Emanuele III, al re, di proclamare lo stato d'assedio e di prendere a cannonate i manifestanti. Se il re avesse accettato, quindi vedete la gravissima responsabilità di Vittorio Emanuele III, i fascisti sicuramente non avrebbero preso il potere mai, non avevano la forza di farlo. Non solo, ma Vittorio Emanuele III, la sera del giorno 27, dice a Luigi Facta: d'accordo, io firmerò lo stato d'assedio, cacciamo questi fascisti che sono venuti a Roma, però lo farò domani mattina. La mattina del 28 Facta torna al Quirinale e incredibilmente Vittorio Emanuele III no, dice: no, ho cambiato idea, tu ti devi dimettere, io incarico Mussolini presidente del Consiglio. Luigi Facta si ribella ma non può fare niente. Vittorio Emanuele III ha il potere di far dimettere il primo ministro, in quel caso Facta, e di nominarne un altro, in questo caso Mussolini. Che cosa è successo? Perché il re ha cambiato idea? Non lo sappiamo. Mussolini viene avvisato a Milano, non si fida della telefonata, vuole un telegramma, lo ottiene. Mussolini arriva velocemente da Milano a Roma e viene nominato primo ministro. Quindi vedete, non ci sono violenze nei confronti dei vertici dello Stato, non è propriamente un colpo di Stato. Mussolini arriva legalmente al potere, il re lo nomina.
Non solo, Mussolini subito dopo forma il suo primo governo. Alla fine del 1922 Mussolini non pretende di governare da solo, pretende di essere il catalizzatore dell'interesse nazionale. Io faccio l'interesse di tutti, così si presenta. Mussolini va al governo, per quanto sembri incredibile, con un governo di coalizione. I ministri affidati ai fascisti in questo governo sono pochi. I fascisti in fondo avevano, vi ricordate, soltanto 25, secondo altri 32 eletti al Parlamento. All'inizio Mussolini non elimina il Parlamento, ottiene la fiducia del Parlamento con un governo di coalizione. È vero che Mussolini accentra un po' i poteri, perché oltre a essere Presidente del Consiglio si fa nominare Ministro degli Interni. Sapete che il Ministro degli Interni è fondamentale, controlla la polizia, i prefetti, però molti altri ministeri sono liberali o popolari o tecnici, quindi un governo di coalizione. La maggior parte dei liberali, non Giolitti però, la maggior parte dei liberali e la maggior parte dei popolari, il partito cattolico, non Luigi Sturzo però, si alleano con Mussolini, gli vanno incontro, lo accettano. Quindi vedete, non è che va al potere da solo, va al potere perché la maggior parte dei liberali e dei popolari incredibilmente abbandonano la propria fazione e si vendono al fascismo. Questa sarà la fine dei liberali italiani. Anche dopo la seconda guerra mondiale il partito liberale avrà sempre pochissimi voti alle elezioni perché si era svaporato, si era annullato, si era piegato all'interno del fascismo. Quelli che avevano sempre governato l'Italia adesso si alleano in posizione subordinata nei confronti del fascismo. Persino grandi intellettuali liberali come l'importantissimo Benedetto Croce diranno che Mussolini è il male minore, che, che porterà ad una sospensione momentanea delle libertà, ma questa sospensione delle libertà era necessaria in un paese dove c'era anarchia. Poi cambierà idea e diventerà antifascista, ma quando va al potere Mussolini, i liberali pazzescamente continuano a pensarla come prima che Mussolini andasse al potere, cioè penseranno questo sta qua qualche anno, picchia i socialisti, restringe le libertà perché molti hanno abusato delle libertà, gli diamo i pieni poteri, però poi rinsalderà il sistema liberale. Non si sono accorti che Mussolini vuole sostituire il sistema liberale con un governo completamente diverso e quindi Mussolini dice, si presenta come colui che unisce l'Italia, dice vado al governo con molti popolari e liberali, con l'appoggio della Chiesa Cattolica, anche il Papa è a favore suo. E Mussolini inganna tutti, Mussolini Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni, ma molti ministeri vengono affidati a popolari, ma soprattutto a liberali. Il Ministro della Giustizia è Alfredo Rocco, che è un liberale. Il Ministro dell'Economia è De Stefani, che è un liberale e che infatti promosse il liberismo economico. I primi anni di Mussolini vedono l'economia funzionare col liberismo economico più totale, ancora più esteso rispetto a quello, ricordate, della destra storica. Quindi i liberali vengono ingannati. Mussolini dice loro, vedete, la libertà economica non è in discussione, la proprietà privata è salvaguardata, potete fare quello che volete, c'è il libero mercato totale e i liberali si fanno ingannare e appoggiano Mussolini. Mussolini promette eliminiamo i sindacati, eliminiamo i diritti dei lavoratori. Gli industriali ci stanno. Il ministro dell'economia De Stefani, liberista, non era mica iscritto al partito fascista, era un liberale. Ministro della scuola, il grande filosofo Giovanni Gentile, amico nemico di Croce. Giovanni Gentile di lì a poco realizzerà una riforma laica, la riforma che istituirà il liceo classico e sarà alla base della moderna organizzazione scolastica italiana, la famosa riforma Gentile che in parte è arrivata fino a noi con l'impostazione storicistica nelle scuole, quindi un governo di coalizione con popolari e liberali. I liberali si assoggettano praticamente, i popolari avrebbero potuto opporsi, ma la maggior parte del partito era passato con Mussolini, il fondatore Don Sturzo
non era d'accordo, sarà sempre un antifascista. A un certo punto, quando Mussolini risalderà il suo potere, il Papa addirittura scioglierà da autorità il PPI perché preferiva Mussolini. Il Papa accetterà la dittatura e chiuderà da autorità il Partito Popolare. Sturzo non era d'accordo. Come poteva il Partito Popolare opporsi al fascismo? Era impossibile. Sturzo subì un'aggressione squadristica in casa sua e lui era fuori casa, altrimenti l'avrebbero ucciso. I fascisti gli devastarono la casa, poi scrissero a caratteri cubitali con la vernice nera sui muri: questa era la casa di Don Luigi Sturzo, adesso è diventata un cesso. Questo scrissero con la vernice sui muri a casa di Sturzo. Sturzo andrà in esilio prima in Inghilterra, poi in America. Avrebbe potuto essere un'opposizione al governo Mussolini, forse il Partito Socialista. Voi ricordate quali erano le posizioni del Partito Socialista? Il Partito Socialista era dominato dai massimalisti, dai rivoluzionari, alcuni dei quali ammiravano pure i fascisti. Non si erano opposti al fascismo, ai socialisti. Alcuni fascisti erano anche un po' simpatici, perché anche il Partito Socialista voleva realizzare una rivoluzione. Il Partito Socialista criticavano il capitalismo e volevano abbattere il sistema liberale, ma i fascisti anche. Quindi i socialisti non si avvidero del pericolo del fascismo, non difesero il sistema democratico, perché anche i socialisti massimalisti erano contro il re e il Parlamento. Si accorsero solo all'ultimo momento che Mussolini stavano distruggendo le libertà italiane. Fu troppo tardi. I socialisti avevano subito due scissioni soltanto nell'agosto 1922, quando era troppo tardi. I socialisti promossero insieme ai liberali uno sciopero legalitario, ma era troppo tardi. Anche i socialisti avevano, come i fascisti, cercato di travolgere la democrazia. Inoltre poi dai socialisti erano fuoriusciti i comunisti. Come fa Mussolini a tenere insieme questo governo di coalizione, a tenerlo insieme? Per il momento, attenzione, Mussolini non costruisce un regime, pur, come vedremo subito, calpestando molte libertà dello statuto della democrazia italiana. Pur tuttavia Mussolini non costruisce subito il regime, aspetta alcuni anni. Fa il liberismo economico, dà spazio ai ministri liberali. Non è come Hitler, che una volta nominato presidente del Consiglio, cancelliere, anche lui legalmente, ci impiegò pochi mesi, anzi poche settimane, per costruire un regime totalitario durissimo. Mussolini nei primi anni, fino all'inizio del 26, fine 25, inizio 26, lo fa. I primi anni, dalla fine del 22 fino alla fine del 25, sono anni in cui Mussolini non costruisce il regime. Tuttavia Mussolini introduce due innovazioni che sono già un calpestio della libertà, perché sono due istituzioni aggiunte allo statuto che non ci sono nello statuto. Attenzione, Mussolini non abolì mai la Costituzione e lo statuto, non ne ebbe bisogno, anzi per propaganda decise di non farlo, la cambiò ma non la abolì la Costituzione. Mussolini approva due istituzioni che non sono contemplate nello statuto. Il re firma, attenzione, Mussolini non abolirà mai la monarchia. Vittorio Emanuele III sarà responsabile e complice, perché firmerà tutti i provvedimenti di Mussolini, compresi questi primi liberticidi. Vittorio Emanuele III, primo articolo dello statuto, si dice che il re deve difendere lo statuto, ma il re non lo sa. Firmerà tutti i provvedimenti di Mussolini, anche i più atroci: le leggi razziali contro gli ebrei, l'alleanza con Hitler, l'ingresso nella seconda guerra mondiale. Mussolini istituisce il Gran Consiglio del Fascismo, una cosa che, ripeto, non esiste nello statuto, non è previsto nella Costituzione. Che cos'è? Una specie di parlamentino fascista che però ottiene moltissimi poteri, anche il potere di decidere i candidati fascisti alle elezioni. Di fatto il Gran Consiglio aveva sulla carta grandissimi poteri, però non li mise mai in pratica. Era sempre Mussolini che in fondo dirigeva il Gran Consiglio. Però il Gran Consiglio poteva, tra le altre cose, proporre delle leggi come il Parlamento,
poteva proporre i candidati alle elezioni del partito fascista, ma poteva proporre anche delle leggi, aveva un potere simile al Parlamento, il che è assurdo. Immaginate che ci sia un partito che va al potere oggi in Italia, sarebbe impossibile, che crea un proprio Parlamento, una propria assemblea e fa una legge incostituzionale per dare alla propria assemblea di partito un ruolo istituzionale. Col nostro congressino di partito possiamo farci le leggi al posto del Parlamento. È assurdo. Quindi Mussolini inizialmente non reprime tutte le libertà, non costruisce un regime totalitario, però aggiunge alla Costituzione delle istituzioni che fanno riferimento a lui e al suo partito che non esistono nella Costituzione. L'altra cosa che realizza è la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Mussolini ha preso il potere dicendo: fatemi diventare il presidente del Consiglio e io fermerò le violenze degli squadristi che non riesco a controllare. Per fermare le violenze degli squadristi cosa deve fare Mussolini? Deve dare loro un contentino. Gli squadristi, anche quelli che avevano ucciso, devastato, vengono inseriti all'interno di un'istituzione dello Stato che è la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, una sorta di polizia o di esercito parallelo che dipende dal partito fascista. Immaginatevi appunto se oggi un partito qualsiasi in Italia va al potere e si costruisce un proprio esercito riconosciuto dalla legge, un esercito che ha diritto di mantenere l'ordine o di fare quel che vuole. Ovviamente i picchiatori fascisti prendono uno stipendio, vengono calmati, vengono regolarizzati, vengono inseriti nella milizia, sanno che se continuano a picchiare verranno cacciati, vengono inseriti nella milizia, hanno un bello stipendio, vengono calmati, sanno che non devono più quello che facevano fino a poco prima. La milizia e il Gran Consiglio sono due istituzioni che non esistono nello statuto, sono le dipendenze di Mussolini e danno un enorme vantaggio al partito fascista nei confronti degli altri partiti. All'inizio Mussolini ha un consenso molto forte perché riesce a far migliorare la condizione dell'economia italiana. È fortunato perché a partire dal 24 c'è una ripresa economica mondiale a livello internazionale, quindi anche l'Italia migliora la sua situazione soprattutto perché aumentano le esportazioni. All'estero tutti vogliono comprare prodotti italiani, quindi l'Italia si avvantaggia. Mussolini poi mette molte tasse. Questo gli dà molto consenso perché le tasse colpiscono spesso gli speculatori, quelli che si erano arricchiti durante la prima guerra mondiale. Mussolini aumenta le tasse e quindi può far fronte così al debito pubblico, inoltre taglia le spese. Mussolini taglia spese inutili e questo anche viene visto molto bene dalla popolazione. Poi c'è il liberismo economico del ministro De Stefani, quindi nel periodo 24-25, ma già prima in realtà, il partito fascista, una volta al potere, migliora la situazione economica italiana e ottiene grande consenso. Altre iniziative sono coronate dal successo, anche se la propaganda fascista le esagera. Per esempio la bonifica integrale. Le paludi, per esempio, del Lazio, dove c'era la malaria, vennero bonificate con la bonifica integrale. Integrale non fu proprio perché non furono tutte bonificate, però per la prima volta dopo moltissimo tempo in Italia molte paludi vennero bonificate, vennero anche create città dal nulla, per esempio la città di Latina nel Lazio che all'inizio si chiamava Littoria, che si formò con il popolamento di tanti italiani che venivano dal Veneto o altre zone, la bonifica integrale per recuperare le terre e poi la battaglia del grano, molto importante per Mussolini per avere consenso. Entrambe queste cose iniziano nel 24 ma proseguiranno poi negli anni successivi. La battaglia del grano rende l'Italia autonoma, almeno cerca. L'Italia doveva importare grano persino dagli Stati Uniti, si tratta di aumentare la produzione interna di grano. La cosa riuscì solo in parte, però la propaganda di Mussolini fu molto abile. A differenza di Hitler, per cementare il suo potere, si basò anche sul suo fisico, sul suo corpo. Mussolini era considerato un Latin lover, un tombeur de femme, amato, desiderato molto dalle donne italiane. Si fa le foto a torso nudo, di Mussolini a torso nudo con la falce, mentre anche lui fa il grano. Un po' come
adesso queste cose populiste, non so che ha fatto Putin in Russia. Pensate che Mussolini non se la prese mai per le leggende, per le dicerie che gli attribuivano decine, centinaia di donne, di conquiste, anzi le alimentava lui stesso, aveva interesse che il popolo pensasse che lui fosse un gran conquistatore di donne. Era così amato sia dagli uomini sia dalle donne, quindi c'era anche questo aspetto personalistico, il culto della personalità del duce, la faccia del duce, la mascella, il mascellone del duce che comunica sicurezza, che comunica autorità, anche il corpo del duce, la persona, un sex symbol. Quindi questi sono gli inizi, diciamo così, del governo Mussolini, che per il momento non costruisce il regime. Mussolini ha solo 25 deputati in Parlamento, vuole avere la maggioranza assoluta, per questo nel 1923 viene approvata una nuova legge elettorale, la legge Acerbo. All'epoca sembrava scandalosa alle opposizioni, però adesso di fatto si tratta di una legge elettorale che somiglia a molte leggi elettorali democratiche di oggi. Attenzione, la legge Acerbo mantiene il proporzionale, però dava al primo partito che avesse superato il 25% dei voti, il partito che avesse avuto la maggioranza relativa con almeno il 25% dei voti avrebbe avuto il 65% dei seggi. Capite? Si trattava di un maxi premio di maggioranza. In questo modo Mussolini dice: arrivo sicuramente primo, ho la maggioranza assoluta, anche se non avrò la maggioranza relativa dei voti, avrò la maggioranza assoluta, cioè il 65% dei seggi. Pensate che Mussolini alle successive elezioni, nel 1924, Mussolini ottiene la maggioranza in Parlamento, pensate che va da solo, anche in questo caso forma, siccome era un governo di coalizione, il cosiddetto listone, cioè una lista che si presenta alle elezioni, che è fatta dai fascisti, da molti liberali e da molti popolari. Quindi incredibilmente liberali e popolari continuano ad appoggiarlo. Mussolini non si presenta da solo alle elezioni del 24, si presenta col potere in mano con molti liberali e molti popolari, quindi una lista aperta di coalizione, il cosiddetto listone. Mussolini non ha bisogno di far scattare il premio di maggioranza perché Mussolini, cioè il listone, prende il 65% dei voti. Prende il 65% dei seggi, ma perché ha preso il 65% dei voti. L'avrebbe preso anche se fosse arrivato primo col 30, col 40% dei voti, ma la legge Acerbo non serve perché Mussolini non ha bisogno per arrivare al 65% dei seggi di essere primo col 30-40%, prende la maggioranza assoluta dei voti degli italiani che, attenzione, liberamente gli italiani vanno a votare, prendono una scheda, ci sono tantissimi partiti, compreso il Partito Comunista, due partiti socialisti, eccetera, e mettono gli italiani la croce sul listone di Mussolini. Avrebbero potuto non farlo. Gli italiani liberamente, democraticamente hanno votato nel 1924 al 65% per Mussolini. Erano elezioni veramente libere. Non c'è alcun dubbio, nonostante qualcuno lo voglia negare, che Mussolini aveva un vero consenso, che gli italiani andarono a votare per lui. Certo, ci furono dei brogli, ci furono delle violenze, delle intimidazioni. La milizia nazionale controllava la situazione. Non sono state elezioni veramente libere e democratiche per il consenso degli italiani. C'è Mussolini è un dittatore con il consenso, come è stato detto. Mussolini viene scelto anche da un punto di vista elettorale. Fate attenzione però, è proprio subito dopo le elezioni, quando si riunisce la Camera appena eletta il 10 giugno del 1924, succede qualcosa che procurerà a Mussolini un grosso problema, ma lo vedremo nella prossima lezione. Spero che sia tutto chiaro. Io
Non so se posso aggiungere qualcosa che forse mi è sfuggito, spero che sia chiaro il modo con cui Mussolini è arrivato al potere. Mussolini è arrivato al potere perché il re, la grande finanza, i grandi industriali, la maggior parte dei liberali, la maggior parte dei popolari, le forze armate, c'è tantissime forze in Italia, tantissime espressioni dell'Italia in realtà hanno puntato su di lui. Però forse qualcosa in più si può dire sulla funzione del re Vittorio Emanuele III, perché il re, ma sappiamo che il re, come vi ho detto, Vittorio Emanuele III appoggerà sempre Mussolini, sempre, anche nei suoi provvedimenti più controversi, ma perché decide di puntare su Mussolini anche all'inizio? Noi abbiamo visto non è stato un vero e proprio colpo di Stato perché legalmente Vittorio Emanuele III ha dimissionato Facta e ha nominato legalmente, in base agli articoli della Costituzione italiana, Mussolini primo ministro. Allora molti dicono non è stato un colpo di Stato, altri dicono è stato un colpo di Stato, però dal mio punto di vista non è stato propriamente un colpo di Stato, perché Vittorio Emanuele III ha usato i suoi poteri per fare quello che lo statuto gli accordava, cioè nominare Mussolini presidente del Consiglio. Coloro che sostengono che sia stato un colpo di Stato mettono in evidenza che Mussolini era solo una forza minoritaria in Parlamento. Ricordate, in quel momento, ottobre-novembre 1922, Mussolini e il Partito Nazionale Fascista avevano solo 25 deputati in Parlamento, altri dicono 32, cioè 25 che poi diventano 32 e così via, non importa. Quindi è singolare, cioè è la prima volta comunque nella storia d'Italia che viene nominato un primo ministro che ha solo una piccola pattuglia di deputati in Parlamento. Che senso ha? Cioè generalmente il re d'Italia che cosa faceva? Nominava primo ministro chi aveva già una maggioranza assoluta, una coalizione consolidata in Parlamento, comunque il leader o l'esponente di un grande partito. E in questo caso Mussolini viene nominato primo ministro, ok, viene nominato legalmente presidente del Consiglio, però molti dicono, ma in realtà il re va a nominare presidente del Consiglio uno che ha pochissimi parlamentari. E quindi questo sembra un colpo di Stato. E poi molti dicono lo nomina primo ministro, presidente del Consiglio Mussolini perché lo nomina? Per via delle violenze che Mussolini stava perpetrando in tutto il paese, quindi lo nomina in qualche modo perché è sotto ricatto. Ma abbiamo visto, Vittorio Emanuele III dice la sera del 27 a Luigi Facta, domani mattina torna, firmo lo stato d'assedio, prendiamo a cannonate i manifestanti fascisti della marcia su Roma. Facta il giorno dopo torna e trova Vittorio Emanuele III che ha cambiato idea, dice no, Facta dimettiti, adesso al tuo posto io nomino Mussolini primo ministro. Cos'è successo quella notte, appunto? Forse non lo sapremo mai. Vittorio Emanuele III ha fatto qualche telefonata, qualcuno l'ha convinto a nominare primo ministro Mussolini, forse ha parlato con i vertici delle forze armate che erano a favore di Mussolini. Il vincitore della prima guerra mondiale, il capo dell'esercito italiano, ve lo ricordate, Armando Diaz, anch'egli, come molti liberali, sosteneva il fascismo. Diaz era popolarissimo, l'esercito lo seguiva. Diaz accettò addirittura di diventare ministro di Mussolini, quindi può anche darsi che Vittorio Emanuele III sia stato convinto dai vertici delle forze armate. Chi lo convinse quella notte a cambiare idea? Probabilmente, ripeto, non lo sapremo mai. Poteva forse aver paura Vittorio Emanuele III di un colpo di Stato da parte dell'esercito? Parlò con qualche grosso industriale? Con chi parlò magari a telefono quella notte Vittorio Emanuele III? Perché la sera prima avrebbe voluto prendere a cannonate, firmando lo stato d'assedio, i partecipanti alla marcia su Roma, mentre la mattina dopo aveva radicalmente cambiato idea. Noi non lo sappiamo, gli storici fanno le più varie ipotesi, addirittura si è detto che a Perugia, insieme a molti fascisti che poi si riverseranno a Roma per la marcia su Roma, vi era un cugino, cioè un parente
della dinastia dei Savoia, un parente di Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III forse temeva un colpo di Stato, temeva forse che i fascisti insieme all'esercito lo detronizzassero e portassero sul trono un suo parente che si era schierato apertamente con i fascisti. Ci sono tantissime altre ipotesi, volevo farvi riflettere su questo elemento che prima avevo appena accennato. Il problema: Vittorio Emanuele III subisce il ricatto della marcia su Roma, nomina Mussolini primo ministro, però noi sappiamo che il giorno prima non avrebbe voluto farlo. Nel corso della notte Vittorio Emanuele III ha cambiato idea. Esistono solo ipotesi in proposito, probabilmente noi non sapremo mai perché ha cambiato idea. Andiamo avanti la prossima volta, continuate a seguirmi. Mussolini, abbiamo visto, ha il potere in mano, prende i primi provvedimenti, abbiamo visto che nei primi anni, nei primi 3 anni, Mussolini non costruisce propriamente un regime, la libertà di stampa, la libertà di associazione, le libertà dei partiti, dei sindacati continuano ad esistere, si va ancora a votare per il Parlamento, anche se Mussolini, l'abbiamo visto con la milizia e con altri provvedimenti, tende a identificare ormai il suo partito con lo Stato, e però poi succede qualcosa per cui Mussolini decide di forzare la situazione e i primi 3 anni di governo di Mussolini, governo che non è ancora un regime, lasceranno spazio invece alla rapida costruzione di un durissimo regime autoritario. Vediamo quindi il Mussolini al potere negli anni della costruzione del regime a partire dal 25 o dall'inizio del 26, nella prossima video lezione che appunto sarà intitolata La costruzione del regime. Continuate a seguirmi, continuate a seguire con me, a studiare con me questo dipanarsi della storia dell'Italia dopo la prima guerra mondiale, negli anni 20, negli anni 30, attanagliata dal potere di Mussolini e del fascismo. Arrivederci, grazie a tutti.